Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Il Napoli ieri ha fatto il colpaccio a San Siro, vincendo 2-1. Una partita a cardiopalma del Napoli, sono stato davanti alla TV aspettando la fine della partita che non arrivava mai, 98 lunghissimi minuti. Alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato 3 punti via da San Siro. Nessuno se lo aspettava, anche se tutti i pronostici davano il Napoli per favorito, però nessuno si aspettava una partita così dura da gestire a livello difensivo. Comunque, prima di continuare a parlare del Napoli, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un like a questo video se il video vi piace. Ieri sera, formazione tipo del Napoli, a parte la stessa formazione che ha battuto i Ranger Glasgow in Champions League, a parte Raspadori per Simeone con Raspadori al centro dell'attacco. Un tentativo che è andato così così, secondo me Raspadori da solo tra i due centrali di difesa fa un po' fatica, anche perché la stazza fisica non è da prima punta. Però provare non costa niente, dobbiamo provare anche perché teniamo Osimhen fuori, quindi era il momento giusto per provare una cosa del genere. Fatto sta che io ho visto il Napoli che dopo la partita con i Ranger in Scozia, dove il primo tempo non abbiamo sofferto, ma ci siamo chiusi nella nostra metà campo perché ci hanno aggredito su tutti i palloni, così ha fatto anche il Milan. E il Napoli, a differenza dell'anno scorso, secondo me ha proprio questo, una capacità di soffrire e compattarsi completamente diversa dall'anno scorso. L'anno scorso prendevamo imbarcate e ogni imbarcata prendevamo gol. Quest'anno sembra che sia un po' diverso. Vuoi un po' anche la fortuna che ci sta accompagnando, che non è mai troppa e ben venga tutta la fortuna possibile. E poi ieri sera dobbiamo dare atto al grande Meret che ha tolto due palloni seri dalla porta, un altro intervento da ricordare nel primo tempo e poi il Milan ha preso una traversa da 4 metri dove sono saltato completamente dal divano, mamma mia, era completamente solo il centrocampista del Milan, anzi chi era? Tomori o Calulu mi sembra che ha buttato la palla sulla traversa, correggetemi se sbaglio. Comunque è un grandissimo Napoli che ha fatto risultato a Milano. E chi se lo aspettava? Abbiamo sofferto nel primo tempo, sicuramente il Milan molto meglio nel primo il Milan che nel secondo. E nel secondo tempo, i primi 10 minuti abbiamo cominciato a martellare nell'area di rigore ed è arrivato appunto il calcio di rigore che ci ha portato in vantaggio, sempre dal solito Quara che ha fatto strage di ammonizioni il primo tempo e ha saltato comunque l'avversario in tutte le occasioni che lo si presentava. Quindi non voglio dire è fondamentale, ma sì, è fondamentale, lo dobbiamo dire alla fine, è fondamentale perché è l'unico giocatore che a Napoli ti crea la superiorità numerica, al di fuori di Politano che pure tende sempre a dribblare il diretto avversario, però non ha la stessa, non ha la stessa resa di Kvaratskhelia alla fine. Nessuno l'avrebbe mai detto che sostituendo Insigne, andando via Mertens, Koulibaly se n'è andato, Fabian al Paris Saint-Germain, hai perso tutti i pezzi della vecchia guardia, a parte Mario Rui e Zielinski ovviamente. E io, i video che stanno sul mio canale parlano chiaro, io ero scettico, ma non scettico, di più. E invece il Napoli alla fine del mercato si è rivelato, secondo me, essere ancora più forte dell'anno scorso a livello di rosa e giocatori da poter schierare. Tanto è vero che anche ieri sera si cambia, entra Simeone e il Milan dopo aver fatto il pareggio prende un'altra polpetta dalla porta perché Simeone fa un grandissimo gol. Uno scambio al limite dell'area, poi c'è lo scarico dietro per Mario Rui che mette un grandissimo cross che Simeone insacca di testa.
ed essere precisi ed essere convinti di quello che si fa è l'unico metodo per battere quel grandissimo portiere che ha il Milan in porta, perché il Milan sì è forte tutta quanta la squadra, però c'è anche da dire che ha un portiere che al momento è in una forma smagliante e secondo me tra i primi quattro in Europa. Quindi il problema del portiere era grandissimo ieri sera, tanto è vero che sul rigore io urlavo dal divano: tira la centrale, tira la centrale. L'ha tirata centrale, meno male che è andata a finire sotto le braccia di Magnà, altrimenti forse staremmo parlando d'altro. Comunque il punto principale che volevo sottolineare è che il Napoli quest'anno vince le partite che negli anni passati avrebbe perso o pareggiato. Non solo quella di ieri sera, ma anche la partita che abbiamo giocato con lo Spezia. Partite che l'anno scorso con lo Spezia sarebbe finita 0-0 e ieri sera avresti perso 2-1. Ci metto la mano sul fuoco su questo. Ieri sera avremmo perso 2-1 con il Napoli dell'anno scorso con meno compattezza e tra centrocampo e difesa le linee erano molto meno strette quando si difendeva. Invece c'è stata compattezza, c'è stata squadra, c'è stata grinta, c'è stata rabbia e c'è stata soprattutto la voglia di voler portare i 3 punti a casa. Non ci montiamo la testa perché lo sappiamo benissimo che la strada è lunghissima e sarà anche molto più difficile al rientro dal mondiale. Quindi dobbiamo sempre stare sul pezzo e sempre sulle spine, anche se guardare la classifica al momento non ci fa stare tranquilli perché non c'è niente da stare tranquilli, non siamo a maggio e non siamo alla fine del campionato. Però possiamo guardare la classifica con un po' di, come posso dire, gratificandoti di ciò che hai fatto finora. Quindi 17 punti in 7 partite sono tanta roba alla fine. Non sei stato ancora sconfitto. 5 vittorie e 2 pareggi. È veramente tanta roba. Dobbiamo fare anche i complimenti. Colgo l'occasione per fare i complimenti per il campionato che sto facendo all'Udinese. Ieri ho visto anche Udinese Inter, però ne parleremo in un altro video perché ci sono dei fatti da analizzare. Io l'unica cosa che ho visto, forse è stata una scelta giusta del Milan, però io come sono rientrati nel secondo tempo in campo, mi sono detto, forse il punto forte del primo tempo del Milan è stato tolto. Infatti il Milan schierava Chier e Calabria sul centro-destra difensivo e Kvaratskhelia comunque sì, li ha fatti ammonire a tutti e due, però c'era sempre il raddoppio di marcatura e aveva poca aria. Il Milan cambia, li fa sedere in panchina a fine primo tempo perché avevano preso un cartellino giallo e quindi Pioli credo che non volesse rischiare di giocare la partita in 10. Scelta che condivido in parte, perché avresti dovuto sapere che cambiando la marcatura su Kvaratskhelia poi dalla sinistra sarebbero arrivati i problemi. E infatti da lì sono arrivati i problemi. Il calcio di rigore l'ha procurato lui e abbiamo cominciato ad attaccare a sinistra come non abbiamo fatto il primo tempo. Questo fatto dei cartellini al 30° è successo anche cioè al 45°, scusate, è successo anche con l'Inter. L'Udinese Inter Inzaghi cambia Bastoni al 30° minuto per non farlo cacciare fuori, perché era già ammonito. Nell'Inter non ha pagato perché l'Inter ha preso 3 palloni. Ieri sera Pioli secondo me nemmeno ha pagato. Però se dovessi scegliere tra rischiarmi di giocarla in 10 o tenermi o cambiare i titolari che sono stati ammoniti, non lo so che cosa avrei scelto, però essendo una partita che siamo ancora a settembre, secondo me Pioli non ha avuto ragione sul risultato perché comunque di lì ha avuto problemi, però ci sta perché le partite sono tantissime e perché le squalifiche di un calciatore titolare pesano anche nelle partite che vengono, quindi ci può stare il cambio. Buon per noi perché il Napoli ha vinto la partita e abbiamo espugnato San Siro.
una cosa incredibile. Non cominciamo però. Abbiamo battuto il Milan, possiamo battere chiunque, Liverpool, i Rangers, qua, là. Sempre con i piedi per terra perché il calcio ci ha insegnato che fino a maggio, all'ultima giornata, non c'è niente di deciso, mai. Si può sempre cadere in intoppi e falli che possono compromettere una stagione. Grandissimo lavoro di Spalletti, grandissimo lavoro di tutti quanti i calciatori che sono arrivati. Anche se macchinoso, forse a volte scomposto, ragazzi, Kim è una diga incredibile in difesa. Ma poi fiato per tutta la partita, un agonismo e una corsa così fluida per 90 minuti vuol dire che hai una condizione atletica più del top, meglio dei tuoi compagni, perché ieri ha fatto una partita sontuosa, ha fatto una chiusura nel secondo tempo sul 2-1 per noi dove il Milan reclamava un calcio di rigore che non c'era, perché Kim l'ha presa con la gamba quella palla. Eppure ha tolto una palla dalla porta. Grandissimi tutti quanti. E ripeto, io ho insultato tra virgolette, ma nel bene, non insulti gravi su questo canale non ce ne sono e mai ce ne saranno. Però mi sono arrabbiato con Meret per tutte le cappellate che ha fatto in precampionato e anche quelle dell'anno scorso. Ieri sera invece c'è da fargli solo un applauso perché ha mantenuto il risultato sullo 0-0 e sull'1-0 per noi e anche sul 2-1 per noi. Ha fatto grandissimi interventi da grandissimo portiere. Io spero che cresca Meret e diventi il più forte portiere della Serie A. Me lo auguro per lui in primis e per il Napoli per secondo. Quindi grandissimo e un applauso ve lo facciamo perché quando c'è da insultare io insulto, ma quando c'è da applaudire applaudo. Ragazzi, siamo contentissimi del Napoli ieri sera e speriamo di tornare dopo la sosta per le nazionali in questo stato psicofisico, senza infortuni, senza cazzate tra virgolette per la testa, avendo sempre la stessa fame e la voglia di vincere che abbiamo avuto finora in campionato, perché questo ha fatto la differenza ieri a Milano. Anche se il Milan sulla fascia sinistra comunque c'è bisogno di arginarlo diversamente al ritorno e quando lo rincontreremo, perché Teo Hernandez ieri sera non si manteneva e non si è mantenuto per tutta la partita. Siamo stati in affanno, ci siamo compattati come si deve tutti quanti e abbiamo vinto la partita. Questo è lo spirito giusto, ragazzi. Sempre forza Napoli e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!